Beh, lo sapete, io adoro il mare, adoro navigare, adoro la barca, ma purtroppo qualche volta ci sono degli inconvenienti, piccoli o grandi che siano, vanno affrontati. E oggi vi racconto i 9 momenti più difficili che io abbia mai vissuto nella mia vita sulla mia barca a vela. È successo un casino pazzesco. Ho qualcosa nell'elica che non vado avanti. Si vede una sega di niente, cioè non vedo l'ingresso del porto. Porca troia. Che stanchezza. Mi si è staccata la sartia sottovento. Nel frattempo si è staccata la sartia, l'altra sartia sottovento. Sono distrutta. Dai, però non è caduto. Ma sono ferma! Stavo uscendo. Accelero. Ma la barca non va. Mentre ero lì che davo gas, si sta buttando sulla barca e la barca non andava avanti e continuavo pian pianino a buttarmi addosso. Fra l'altro delle barche di 20-30 metri che costavano l'ira di Dio. Oh mio Dio, qui la mia vita è finita. Sono arrivati per fortuna subito a soccorrermi gli ormeggiatori che mi hanno spinta su una banchina libera. Ragazzi, la nebbia, io non l'ho mai incrociata, c'ho paura. Fa veramente tanta impressione. Madonna mia. Cioè, ma vi prego, guardate. Cioè, guardate, cosa guardate che non si vede niente? Spero che non ci sia nebbia all'ingresso, se no come lo centro l'ingresso del porto. Si vede una sega di niente, cioè non vedo l'ingresso del porto. Porca troia. Vedo un coso là. Stanno venendo a prendere perché non si vede un Gingiak e di vedetta. Ho lasciato la presa a mare del lavandino aperta. Ora, la barca che quando di volina viaggi sbandato, soprattutto quando c'è tanto vento e onda, no? Sta così, fa bum 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 bum, il lavandino si è un po' riempito d'acqua. Poi tu cambi bordo, viri, truc, e la barca si mette al contrario e l'acqua che c'è nel lavandino esce. Poi riviri, l'acqua rientra nel lavandino, riviri, riesce, bababam, bababam, bababam. Avevo il bagno pieno d'acqua, menta, basilico, così che avevo rizzato bene. Una pianticella di basilico per non l'avevo assicurata bene ed è volata, quindi c'avevo la terra tutto qua e l'acqua, insomma, un casino. Presa del lavandino a mare aperta, quando ho cambiato bordo. Previsione di vento 39. Stop! Ecco, qui ho fatto, come si dice in Liguria, una pelinata. Lo sapevo benissimo che con vento forte era meglio virare in prua piuttosto che abbattere, ma
Mi è successo come quando salvai dall'annegamento il mio ex fidanzato. Lo sapevo benissimo che non bisognava andare davanti a lui per sollevarlo, ma sarei dovuta andare dietro e cingerlo intorno al collo, ma non lo feci, così ne subì le conseguenze, come qui, guardate. Mi raccomando, non fate la casa con quel vento, è meglio non abbattere. La barca è poco governabile perché va troppo all'orza e cazzare la randa in centro diventa un'impresa. Completamente spezzati. Guardatela qua. Adesso tento di portarla bene a bordo. Non so come ho fatto ad ammainarla, guarda. Devo andare a vedere lì a prua all'albero cosa c'è che la blocca. È piccola, ma pur sempre 18 metri quadrati, un monolocale qua nel pozzetto. Ahimè, sono dovuta scendere perché mi scappava la pipì e anche a me scappa, solo che mi sono voluta lavare le mani, non mi ricordo perché avevo toccato dell'acqua della sentina che sapeva di piscio di gatto, allora ho aperto il lavandino, però io l'avevo chiuso da sotto la valvola, no? E allora dico, oh cavolo, perché allora l'ho aperto, ma io sono sbandata dal lato del lavandino, allora subito è salita un po' di acqua, allora subito a chiudere il lavandino, dico cazzo, no, non scende quest'acqua finché non viro, ma non viro adesso, quindi a prendere degli stracci per succhiare l'acqua e buttarla dall'altro lavandino e fuori, e con sta onda e mi è venuta la nausea. Adesso, anche se ho preso aria, però sto chiacchierata che abbiamo fatto mi ha fatto bene, mi già diminuite, mi sento già meglio, ecco. Guardate Marianna che ci ha chiesto se gli diamo una mano, sta issando lo spinnaker, anzi il gennaker, perché è murato sulla prua. Talmente concentrata, ragazzi, come si fa? Stiamo facendo una manovra fondamentale. Sei in diretta streaming, Marianna, fai le cose con calma, tranquillamente, perché migliaia di spettatori ti stanno guardando. La manovra, la tenacia, l'atletismo della solitaria Marianna De Micheli con il suo Comet 910 Plus. Lei ha fatto il Giro d'Italia in solitario con questa barca. Abbiamo detto non in solitario perché c'è sempre il gatto è a bordo anche oggi. Sicuramente l'immagine giusta per completare questa diretta è vedere questa ragazza che da sola cerca di togliere la caramella al suo spinnaker, veramente con una tenacia. A proposito di gonfie. Esatto, e sono certo che ci riuscirà perché sta facendo la manovra giusta, ma sicuramente dimostra che cosa vuol dire voler fare a tutti i costi una regata come la 151 miglia. Grande Mari! Forza che ce la fai! Ma io mi domando e dico, ma chi me l'ha fatto fare? Oddio mio! Issa il code. No, non va bene, ammaina il code. Questa notte ero talmente stanca, era successo di tutto. Issa il gennaker, ammaina il gennaker, rolla il fiocco, rirolla il fiocco. Insomma, a un certo punto, issa il code, ammaina il code, issa il gennaker. Basta, ho avuto le allucinazioni, ma veramente. Basta, non c'è più vento. Si va pianissimo. Non uditive, non visive, ma di sensazione. Cioè io ero certa dentro il mio cuore che stavano venendomi a prendere, che era tutto finito e non c'era problema. Poi mi fermavo, facevo il ragionamento razionale, dicevo ma no, ma non è vero, che devo andare, nessuno verrà da me. E poi però se mi abbandonavo un attimo mi tornava su questa sensazione, ma potente, vera, non così per modo di dire. Basta.
La situazione è questa: fuori c'è uno scirocco con delle raffiche molto molto forti, non ne ho idea, non ho la stazione del vento, e c'è non so, sembra un peschereccio di quelle barche che fanno sub, che è sulla mia prua, insomma, era piuttosto distante. Ora ho visto che è molto più vicino e non so bene cosa fare, sinceramente. Gli sto segnando con la luce, spero che abbia visto. Io sono su un fondale fra i 5 e i 6 metri, ho dato 50 metri di catena. Questo io non lo so quanti metri abbia dato, ma non 50 metri comunque, anche perché l'ha buttata tutta su se stessa. Stai arando! La situazione è questa: sia io che Angela e Alfio gli abbiamo fatto le luci, abbiamo suonato, lui la tromba, io il corno. Questo si è svegliato, è andato all'ancora e se n'è tornato via. Cosa fanno? Non fanno niente. Se ne sono andati senza neanche accendere le luci, così nella notte, bui. Che gente, ragazzi. E questi erano i miei 9 momenti più difficili della mia carriera velica. Speriamo non ce ne siano altri in futuro. Beh, io sono arrivata alla mia barchetta, io e Gingio, che siamo qui a Puntala, mettiamo un po' in ordine il tutto che ce n'è da mettere con tutto quel casino di bagagli che mi sono portata, dopodiché Elba, Sardegna e tutta un'estate di vela. Buona onda!